ragazzi, buongiorno a tutti quanti. Questa mattina ho preso un'auto e mi sto dirigendo a Cafayate, un posto che si trova a 2 ore e mezza da Salta ed è una delle località più belle insieme a Salta che troviamo in Argentina. Già in queste strade in questo momento mi trovo alla quebradas de las Conchas, ossia queste montagne che sono distrutte, completamente tagliate al centro e sono caratterizzate da questi colori marroni, un po' come la sabbia del deserto del Sahara in Marocco, e sono dei panorami spettacolari, cactus in ogni parte e le strade sono completamente vuote, a parte qualche baracca, qualche piccola casetta che si trova a destra e a sinistra che poi vi porterò a scoprire. Quindi continuiamo questo fantastico viaggio. Paesaggi impressionanti. Questo viaggio a Cafayate ha un qualcosa di speciale da riservare a me e a tutti quanti voi che state guardando questo video. In un'altra destinazione bellissima che in spagnolo si chiama la garganta del diavolo, ossia la gola del demonio, perché è proprio un taglio netto all'interno delle montagne e questo è tutto il materiale che col tempo, con le varie frane, è venuto a crearsi. Sono appena arrivato a Cafayate dopo 4 ore di guida, perché per strada mi devo fermare per forza, ci sono certi paesaggi spettacolari. È un paesino di circa 4.000 abitanti, però io non sarò qui all'interno di questo pueblo. Iniziamo questa esperienza in questo luogo remoto dell'Argentina, ma soprattutto la cosa più assurda: ci sarà un signore di una comunità locale indigena ad aspettarmi per strada, perché io andrò quasi come se fosse nelle campagne, quindi da solo non so come arrivarci, il navigatore non mi ci porta. Muy bien, ¿dónde vamos? Tomamos ese caminito. Ok. Hay un puente, hay que bajar por abajo, con cuidado porque hay un río. Con el coche puedo, Sí, puedo ir? ahí tiene una pasarela, tiene que pasar por abajo, yo paso por arriba. Ok, perfetto. Mi ha appena detto che c'è un tunnel, un ponte che lui passerà sopra con la moto, io devo andare sotto. Ha detto c'è l'acqua, mi raccomando scegli la parte meno profonda perché altrimenti potresti avere problemi con l'auto. Come faccio a capire qual è la parte meno profonda? Non ho mai guidato su un fiume. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Buenas. Mucho gusto, Gaetano. Encantado de estar aquí en tu propiedad. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos en la comunidad del Divisadero. Este es un emprendimiento de turismo de campo. Como decía, en la comunidad del Divisadero, este lugar se llama La Rinconada. È arrivato il momento di mangiare e qui sono con Enrique e Maria, che sono le persone che gestiscono questo posto, che mi hanno preparato questo bellissimo banchetto fuori e mangiamo una ricca empanadas. Carne, patate, uova, è buonissima. Puedo decirles que cuando empezamos con este emprendimiento no teníamos agua para consumo. Toda la vida con mis abuelos hemos acarreado el agua desde el río hacia la casa y todas las actividades de lavado, de baño, hacíamos en el río. Per farvi capire dove passerò la notte, guardate la vista alle mie spalle, immerso tra le montagne. Sono su una specie di torre di osservazione al di sopra di una collina, al centro delle montagne. Questa è la porta d'ingresso e volete vedere la cosa più bella, la vista dalla casa, guardate qui. In questi giorni andrò a vivere come fanno le persone del posto, che per me è una cosa molto affascinante. Qui nella loro casa hanno i cavalli liberi, tutti gli animali sono liberi di pascolare e fare ciò che vogliono, e mi diceva che proprio ieri è nato un vitellino e adesso andiamo dalla mamma perché deve raccogliere del latte per darglielo, perché essendo troppo piccolo non può ancora, come dice lui, mamare, ma gliele dava direttamente lui col cucchiaino. ¿Estamos bien? La leche. Tenemos. Vamos a convidar al cordero. Vamos a dar por el niño.
stando a fare un giro nel deserto che ha sotto casa, ossia il deserto si trasforma nel periodo molto secco in cui non piove, mentre nel periodo in cui invece c'è qualche pioggia riescono a coltivare qualche pianta come queste che vediamo qui, che al momento sono tutte secche. Ma quando a pranzo mi ha detto che qui quando hanno aperto il rubinetto dell'acqua è stata un'emozione assurda, perché bene sì, fino a 20-30 anni fa in tutta questa comunità, perché sono tutte famiglie che si riuniscono, non avevano l'acqua, quindi si andavano a lavare nel fiume, come aveva detto prima nell'intervista. Guarda, viaggiare è bello anche perché si vengono a scoprire queste cose che veramente mi toccano dentro e veramente ti fanno emozionare. Eso es lo que me llama mucho la atención a mí. Capaz que sí se lo puede trabajar. Buscaban esta espina Sì? para hacerle el agujerito para el aro. Ah, ok, aquí. Cuando tenía una semana, le pasaban esto ahí, le hincaban. Ok. Y le dejaban eso ahí y cicatrizaba y quedaba el agujerito para Lo uso per las mujeres. las mujeres. Ah, che buono. Pero muy filoso, Sì, perché è muy filoso. muy brava. Sì. Le echaban un poquito de alcohol así, Tac! Tu non tieni? nada más. In questo deserto, oppure meglio definirla in questa zona desertica, migliaia e migliaia di anni fa vivevano gli indigeni. E si dice che tutta quest'area, come vedete queste pietre alle mie spalle, qui loro creavano queste tende, mentre invece nell'altra parte, che vediamo evidentemente più verde, lì avessero tutte le coltivazioni dei campi. Fa davvero caldo nel deserto e mi fermo a pensare che qui i pastori, le persone del posto ogni giorno salgono sulle montagne per decine e decine di chilometri a portare il loro gregge a pascolare. È un inferno. Noi siamo fermati in questo momento sotto gli alberi, lui sta riposando qui, io sto su una pietra, un poco d'acqua e siamo pronti a ricominciare, ragazzi. Ah, che bello bere un po' d'acqua calda nel caldo del deserto. Yo creo que los arqueólogos 1000 años atrás, esto era ya habitado por los indios, por los nativos de aquí, que son los yaguitas calchaquí. Hace 1000 años atrás, a través de ellos uno más o menos ubica las cosas. Pero por lo que uno, todo lo que uno ve a través de las ruinas que dejaron ellos, nota que sí, que han pasado muchísimos años. Abajo veía en estos lugares como una cinta así grande, ya a la tardecita, ya cuando se entraba el sol, a la tardecita veía en estos lugares como un gaucho que iba boleando il lazo para pillarlo a la llama. Eso es lo che contava un abuelo. Adesso sto entrando proprio all'interno di questa grotta e questi simboli che vediamo sul muro è una collezione di lama che a quel tempo venivano usati per trasportare le merci tra le montagne, e qui lentamente hanno scavato un buco all'interno perché pensavano che ci fossero delle forze del male all'interno di questa grotta. Per questo l'hanno scavata, sono andati all'interno e questi, tutti gli animali, guardano verso nord, ossia verso il buco lì del male oppure verso la fine della montagna. E signori ragazzi, questi disegni che hanno fatto gli antichi indigeni non si possono trovare in nessun museo al mondo, perché dovrebbero estrarre tutta la pietra, ma si trovano qui, tra le montagne, nelle terre più sperdute dell'Argentina, e io sono venuto fin qui per dare a tutti voi l'emozione di vivere questa terra e vivere il modo in cui gli indigeni di un posto, le persone che hanno sempre vissuto qui, continuano a vivere i loro giorni. E credetemi, è un mondo totalmente diverso da quello che viviamo noi. Che fantastica avventura quella che ho appena vissuto. Siamo ritornati, abbiamo fatto una merenda veloce con un po' di tè per riscaldarci perché inizia a fare freschetto e stiamo raccogliendo della legna. Vi chiederete perché la legna? Qui non esiste lo scaldabagno oppure l'acqua che si riscalda, c'è una struttura dove si mette la legna all'interno e la legna riscalda l'acqua che poi arriva nella stanza e posso farmi una doccia calda. Questa è una cosa che non avevo mai visto, quindi sono curioso di vedere un po' come funziona questo processo.
Buongiorno a tutti ragazzi, era tanto tempo che non dormivo così bene, 9 ore consecutive nel silenzio più assoluto. Svegliarsi con una vista così, con queste montagne alle mie spalle circondato da cactus e il sole che sorge dietro le montagne, non ha prezzo. Adesso mi dirigo giù, vado a fare colazione e inizio un'altra bellissima giornata, che stasera rientro a Salta per poi spostarmi verso il nord, al confine con il Bolivia. Andiamo! Get out what you're putting in. All your hopes and efforts are all in vain. Who will pick you up when you've lost everything? Does it all become for granted with a wedding? Sulla strada di ritorno per Salta mi sono fermato a prendere due persone che stavano facendo l'autostop e sono due poliziotti del posto, una cosa bellissima. Sto accompagnando due poliziotti che ogni mattina chiedono il passaggio per fare mezz'ora di strada per arrivare al lavoro. A chi? A Marta Frente. Sí. Oh, Un gusto. un gusto por ti también. Un gusto amico, buon trabajo para vos. Dopo 2 ore di percorso mi sono fermato per strada a mangiare in un posto locale, mi sono seduto all'interno e la ragazza subito mi ha consigliato il locro, che è un piatto locale fatto con varie carni, non ho capito bene cos'è, però mi manca ancora nella lista dei piatti da assaggiare. Vediamo un po' come sarà. La macchina l'ho parcheggiata lì, mi manca l'ultima mezz'ora e arrivo a Salta. Este es el logro. Mi aspettavo di tutto onestamente, ma non una zuppa di carne, patate e tante altre cose all'interno, però sembra buona, assaggiamo, ma aspettavo più un piatto pieno con vari ingredienti diversi, vediamo un po' com'è. Buongiorno a tutti ragazzi, come seconda destinazione mi sono spostato a Salta, o anche chiamata Salta la Linda, perché è una delle città più belle che troviamo in Argentina e fa parte delle regioni del nord. Parto da qui nella piazza principale con la cattedrale alle spalle e dall'altra parte c'è Plaza 9 de Julio, che è una piazza molto importante che è il simbolo dell'indipendenza degli argentini sopra gli spagnoli. Martín Miguel de Güemes è uno degli eroi della città di Salta, una delle persone che ha reso indipendente la città come anche tutta l'Argentina. E se vediamo la statua, lui sta con la mano così che guarda verso la strada numero 9, ossia verso la Panamericana, da dove venivano tutte le truppe spagnole che cercavano di invadere l'Argentina con tutte le sue regioni. Haciéndole honore a nuestro compositor y escritor salteño, ya fallecido recientemente, hace unos meses, queremos hacer una zambita en honor a él. Hoja con camarón para la altura. ¿Qué se hace? Ahí. Ah, se pone ahí. Sí, hay 4, 5, 6 hojitas cortas por ahí. Sí. Si E para non con duerme. la saliva y te quita el sueño, el cansancio, el punami. Ah, es legal aquí, se puede... Es legal, pero yo lo vengo. Il signore che mi ha fermato prima, ragazzi, cercava di vendermi foglie di coca della pianta, le foglie naturali dalla quale poi si produce un'altra sostanza e viene esportata in tutto il mondo. Vabbè, sapete benissimo qual è. E dal 1994 è stata legalizzata, quindi qui a Salta, in Argentina, c'è la vendita libera nelle strade. Come l'autista del pullman che ho incontrato il primo giorno, hanno una palla così
sul lato e non riuscivo a capire cosa fosse, pensavo fosse una malformazione della faccia, ma ce l'avevano troppe persone. Invece sono queste bustine con le foglie di coca all'interno che mettono all'interno della guancia e con la salivazione ti rilascia un liquido all'interno comunque che ti tiene sveglio, allegro, come abbiamo visto il signore prima che stava qui vicino a me. E la cosa assurda è che è totalmente legale. Siamo venuti in questo posto che è tipico locale e può essere definita un po' come una trattoria italiana. Si chiama la Casona del Molino, ossia è una casa grandissima dove ci sono tante stanze diverse e le persone vengono qui nelle stanze, hanno i loro tavoli al centro, guardate. Questa è la parte del patio, le persone si riuniscono, se vuoi porti la fisarmonica, porti la chitarra, porti qualsiasi strumento vuoi suonare, si mangia, si beve, si scherza e qui invece ci sta la parriglia, ossia ci sta questa brace grandissima che ti fanno la carne, quindi è uno dei miei posti già preferiti questo. Perfetto, ci sono delle tavolate lunghissime, tanti amici, musica, artisti di strada, si mangia, si beve, andiamo e iniziamo questa fantastica serata, l'ultima a Salta. Dopo una buonissima parriglia, aver mangiato un po' di carne, 2 o 3 birre, è arrivato il momento di iniziare a suonare e la cosa più bella è che nel ristorante prendi solo la chitarra, inizi a cantare, inizi a suonare tranquillamente, mentre nelle altre stanze sono persone che fanno le stesse cose, cioè c'è una libertà assoluta che è fantastica. Si stanno preparando, lui è il cantante, mentre lui suona la chitarra, si preparano a fare qualche pezzo musicale, vediamo un po' che ne uscirà. Pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa, tiempo ayer. Soledad del intento de gritar con los sueños, la verdad que en el hombre no se viento. Cayeron encima mío, cuando me volví hacia el cielo, las nubes ya se habían ido.